Benvenuto a chiunque si trovi all'ascolto. A parlarvi c'est moi, Giorgia Lanza, professionista da 7 anni in vari campi creativi, ma attiva soprattutto come character designer e colorista. Questa piccola collezione di video è dedicata al racconto della mia esperienza lavorativa con Zone Creative, uno studio di giovani artisti italiani di Biella. Quando Daniele mi ha contattato era alla ricerca di un illustratore. In particolare servivano alcune tavole di concept art in riferimento all'universo narrativo di Soeliok, una trilogia di racconti fantasy prodotta proprio da Zone Creative, di cui peraltro Daniele è l'autore. Il primissimo passo riguardava la creazione di nuovi concept ufficiali per i personaggi e io sono intervenuta come colorista. Questo video si concentra proprio sul primo personaggio di 4 a cui ho lavorato, e cioè Eira. Vi mostrerò il processo in timelapse, soffermandomi qua e là su qualche specifica tecnica, ma prima di farlo vi mostro la line art che mi è stata fornita e i flat che ho realizzato. Ripartiremo proprio da questo punto. Eira, a dispetto di quanto potrebbe sembrare a un primo sguardo, è un nano delle montagne. I nani di Soeliok hanno proporzioni un po' più regolari rispetto a quanto siamo abituati, ma soprattutto mi sono stati descritti come esseri incredibilmente acculturati e pragmatici. Questa caratteristica in particolare è quella che più si riflette nel loro design, e infatti mi è stato fatto notare come sui loro abiti non ci fosse nulla che non avesse un preciso scopo pratico, nessun ricamo, motivo, gioiello o fronzolo superfluo. Per questo motivo ogni colore troppo frivolo o artificiale era da evitarsi, in favore di tinte più naturali. Cuoio, tessuto grezzo, garza e metallo erano ottimi riferimenti. Sapevo che questo mi avrebbe creato qualche problema con i personaggi successivi, soprattutto nel tentativo di differenziarli sufficientemente l'uno dall'altro. Pertanto, ho cercato di non esaurire subito tutte le possibilità che una palette naturale e terrosa poteva offrirmi, e per Eira ho deciso di concentrarmi su una varietà di marroni caldi e un po' più chiari. Ocra, verde e grigio avrebbero avuto la loro occasione con i prossimi character. Prima di accettare il lavoro, in realtà ho dovuto districare un importantissimo nodo. Siccome in quel periodo ero piuttosto indaffarata con altri lavori, non avevo il tempo per accettare un lavoro come concept artist completa. Però il progetto mi aveva incuriosito e mi dispiaceva lasciarmelo sfuggire. Pertanto, visionando il materiale di reference fornitomi da Daniele, gli ho proposto un compromesso. Occuparmi solo della parte del colore mi avrebbe richiesto molto meno tempo, invece di produrre delle nuove immagini, e quindi gli ho suggerito di utilizzare le bozze che già erano in loro possesso, commissionate precedentemente a un altro artista, e lasciare che io le colorassi. Lì Daniele non si è lasciato convincere, dicendosi timoroso che la presenza degli inchiostri avrebbe dato un aspetto troppo fumettistico ai personaggi, effetto che non era coerente con lo stile grafico che avevano adottato per altro materiale, come l'immagine di sfondo che ho usato all'inizio del video. Questo in realtà è un errore abbastanza comune. Sulla base dei prodotti artistici che ci siamo abituati a fruire nel corso di tutta la nostra vita, siamo portati a distinguere due principali tipi di colorazione. Quella più pittorica e illustrativa, realizzata senza l'ausilio delle line art, e quella più schematica di fumetti e cartoni animati. In realtà nel mezzo di questi due estremi ci sono moltissimi gradi di compromesso, uno dei quali reputavo che potesse adeguarsi molto bene al progetto. E così ho proposto di realizzare una colorazione un po' più ibrida, che conservasse la line art, ma che presentasse anche una volumetria ricca e tridimensionale, grazie soprattutto a un'opera di armonizzazione cromatica degli inchiostri. Se invece di tenere le line art nere se ne varia la colorazione in base alla palette locale, le chine diventano molto meno invasive, smorzando buona parte di quello che il nostro occhio legge come effetto fumetto. E infatti, questa soluzione ha convinto tutti, soprattutto dopo aver realizzato un primo test su Eira. Da un punto di vista puramente tecnico, finora avete osservato la fase di definizione della volumetria del personaggio. Siccome sono sempre alla ricerca di un approccio più versatile possibile, ombre in moltiplica e luci in sovrapponi sono i miei strumenti preferiti in assoluto da applicare. Quello che potete osservare adesso invece è l'applicazione di quelle che in gergo vengono chiamate rim light, ovvero delle fonti di illuminazioni secondarie che descrivono dei forti colpi di luce sulla sagoma della figura. Sono tanto adorate dagli artisti proprio per la loro straordinaria efficacia nel mettere in risalto la figura rispetto allo sfondo. Nel mio caso, ho deciso di applicare una rim predominante azzurra per andare a inserire un elemento di contrasto cromatico.
Una tinta fredda in tutto quel bagno di tinte calde e pericolosamente monocromatiche era proprio quello che mancava a questa palette. Successivamente mi sono dedicata a un'altra parte chiave del mio processo, ovvero una minima opera di pittura su tutto il personaggio. Andando a fare overpainting nei punti dove lo shading risultava troppo affilato o pulito, ammorbidivo o texturizzavo secondo necessità con pennelli un po' più materici, allontanandomi sempre di più dal tipo di resa che tanto volevo evitare. E infine, per fare un rapido recap di tutte le fasi della lavorazione, partiamo proprio dalla line art, seguono i flat, le variazioni cromatiche sugli inchiostri, realizzate successivamente al flat coloring per poter attingere i colori locali, e dopodiché si passa allo shading. Poi il lighting, tutte le rim light che si reputano necessarie, e infine i tocchi magici che rendono tutto ancora più armonico e coerente. Spero che abbiate trovato qualche informazione utile, ma sicuramente vi invito a recuperare anche i video successivi, in quanto in questo mi sono principalmente occupata di introdurre il progetto e le circostanze che lo hanno avviato. Nei prossimi invece sì che avrò occasione di analizzare un po' più da vicino qualche altra caratteristica tecnica, ma grazie comunque di essere arrivati fin qua, and I will see you next time!